Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Siamo ragazzi finalmente tornati dopo un po' di tempo, purtroppo dovete perdonarmi, ma questo periodo sono stato veramente molto impegnato e non sono riuscito a stare appresso al canale per portarvi aggiornamenti riguardo Bitcoin e tante altre criptovalute. In realtà ancora sono molto occupato, ma cercherò comunque di essere più presente. Diciamo che il grosso è stato fatto con tutto quanto e adesso mi mancano piccole cosette per terminare. Quindi riprendiamo il via con i video. Sicuramente comunque tanti di voi saranno meno presenti perché ragazzi comincia l'estate, quindi tante persone cominceranno ad andare in ferie come giusto che sia, finalmente oserei dire, ma anche d'estate cercherò di tenervi aggiornati il più possibile. Sono sicuro che tanti di voi, sono sicuro che quei 10 minuti liberi ve li troverete per rimanere aggiornati con tutto quanto. Oggi andiamo a parlare più specificatamente della mia situazione, ok? La mia situazione nel senso che è da un po' che non vi parlo dei miei investimenti, di tutto ciò che sto guardando, ok? Di tutto ciò che sto vedendo in giro per cominciare ad investire qualcosina, ed oggi ne andremo a parlare. Vi ricordo ragazzi come sempre un mi piace per supportare il canale, per cominciare nuovamente questo avvio. Vi posso garantire che da adesso in poi porteremo molti più video, magari non questo periodo ma sicuramente dopo l'estate. Ci saranno almeno ragazzi, almeno 3 video a settimana, sempre ovviamente riguardante criptovalute, ma tante altre nuove idee che sto tenendo in considerazione. Per rimanere aggiornati ragazzi vi ricordo come sempre il link di Telegram qui sotto in descrizione. Tante volte non sono presente qui su YouTube, ma sul gruppo Telegram cerco sempre di dare il mio meglio per aiutare tutta quanta la community. Siamo un grandissimo gruppo e sicuramente entrando nel gruppo potrete vederlo con i vostri occhi. Ma quindi oggi che cosa andiamo a fare? Vi parlo innanzitutto dei miei investimenti in corso, ok? Perché sì, siamo stati fermi per un po' di tempo, ma comunque i nostri investimenti continuano ad andare avanti. Come ben sapete, il nostro investimento principale ragazzi è Bitcoin. Bitcoin che in questo periodo sta molto lateralizzando. Andiamo a vedere subito insieme il grafico di Bitcoin. Eccoci qui ragazzi, come il nostro solito grafico di Bitcoin. Per chi segue già i video precedenti, per chi mi segue già da un po' ragazzi, sapete bene quanto sia importante questo supporto, che se andiamo a vedere supporto settimanale possiamo vedere che è un supporto molto importante dal lontano 2013. Okay. Supporto che in realtà è stato rotto quando Bitcoin raggiunse i $16.000 nel oramai lontano 2022, per poi tornare a salire andando a formare il nuovo all time high. Momentaneamente ragazzi, siamo tornati sotto, però ragazzi stiamo proprio toccando la vecchia resistenza, ok? La vecchia resistenza del precedente canale. Ok, da quando Bitcoin ha toccato i $16.000 si è formato questo canale in rialzo, ok? Un canale che poi è stato rotto verso i $50.000 per poi andare a raggiungere il nuovo all time high. Questa cosa ragazzi mi fa ben sperare, ok? Mi fa ben sperare credendo che comunque Bitcoin possa in questo periodo avere una risalita, ok? Una risalita che possa portare nuovamente al di sopra del supporto più importante, ok? Potremmo vedere magari una cosa del genere, ok? Un nuovo canale, eccoci qua, potremmo vedere magari una cosetta così con un prolungamento della vecchia resistenza che ovviamente poi diventa un supporto per poi magari andare a toccare la fascia di prezzo che secondo me potremmo vedere, ok? Ci stiamo avvicinando sempre di più a settembre, mancano oramai soltanto 2 mesi e di questo passo credo che questa fascia di prezzo, ossia 95-100k, potremmo arrivare a toccarla ottobre-novembre probabilmente. Infatti cosa facciamo? Andiamo a modificarlo, vai. 95-100k entro novembre, ok. Ricordiamo inoltre che questa discesa che ha avuto Bitcoin è paragonabile a tutte le altre discese avvenute nel passato di Bitcoin successivamente all'halving, ok? Quando ci sono stati
gli halving di Bitcoin abbiamo visto il prezzo non salire ma scendere. È sempre stato così, non chiedetemi perché, magari ci può essere... Magari per il fatto che i miner diminuiscono perché hanno meno ricompense, insomma, questo non lo possiamo sapere. Fatto sta che è sempre stato così. Me lo aspettavo, tantissimi quando hanno visto questa risalita hanno cominciato a pensare subito, oh mio Dio, arriviamo a 120-130 mila dollari per Bitcoin nel prossimo mese. No ragazzi, insomma rimaniamo sempre con i piedi per terra. Ci va benissimo che Bitcoin in questo momento sta facendo questa lateralizzazione tra i 70.000 e i 60.000 dollari. Ricordiamo che comunque adesso c'è il supporto dei 60.000 dollari che sta tenendo veramente molto bene. Per 2 volte ha respinto il prezzo andando a cancellare il ribasso che c'è stato dai 71.000 dollari ai 60.000 dollari, riportando il prezzo in alto. Cosa che potremmo rivedere. Vediamo un attimino nei prossimi giorni cosa potrebbe accadere a Bitcoin. Fatto sta che momentaneamente, soprattutto questo incrocio di questo doppio supporto mi fa veramente ben sperare. E questo ragazzi diciamo che era il nostro primo investimento, che è l'investimento più importante ragazzi, quello di cui io credo maggiormente e fortemente. Io non è che investo in Bitcoin perché voglio speculare, ma semplicemente perché credo nel progetto di Bitcoin e quello che potrebbe dare in futuro al mondo. Tante persone stanno cominciando ad addentrarsi nel mondo delle criptovalute e questo fa soltanto bene a tutto il mondo delle cripto. Il prossimo investimento di cui andiamo a parlare invece ragazzi è Blackfort. Blackfort che ha fatto avvenire il famosissimo listing oramai da un paio di mesi. Le cose inizialmente sono andate bene, andando a toccare addirittura il prezzo di BXN a 2 centesimi per poi avere un crollo verso il basso. Un crollo non improvviso ma con il tempo. Diciamo che, ora andiamo a vedere anche il grafico di BXN, ma diciamo prima che se l'azienda di Blackfort non farà qualcosa per rendere utile innanzitutto BXN, dando magari dei servizi ai propri utenti, ora si parla tanto della Blackfort Card che di cui si sta parlando oramai da un bel po' di tempo e già quello potrebbe essere una cosa molto interessante. Fatto sta che deve un attimino allargare il proprio ecosistema per rendere BXN utile, così che le persone vadano ad acquistare la moneta e il prezzo vada ovviamente a salire. Se questa cosa non avverrà, il prezzo di BXN continuerà a scendere. Io per ora non ho venduto ancora nulla ragazzi, staremo a vedere un attimino con il tempo che cosa andrà a succedere. Fatto sta che se volete investire in BXN, comprare qualcosina, non comprate i nodi, al momento non è inutile ragazzi, momentaneamente. Vi ripeto momentaneamente perché ovviamente se il prezzo va a salire a 3 centesimi, 4 centesimi, chi ha dei nodi che vanno a generare il BXN ovviamente ne va a guadagnare, ok? Ma momentaneamente con il prezzo che ha BXN adesso, voi ad esempio con 50 euro di BXN acquistati a mercato andate a generare l'equivalente di 4 anni forse, di 4 anni di generazione di BXN che avvengono con un nodo, ok? Quindi per avere 50 euro di BXN al momento, con un nodo ovviamente da 50 euro, ci dovrete mettere 4 anni. Quindi momentaneamente conviene acquistarli a mercato. Andiamo a vedere al volo il grafico di BXN. Eccoci qui, ora prendo il grafico di CoinMarketCap senza che entro nei vari exchange. Come vediamo ragazzi, quando BXN è stato listato, ha raggiunto, qui dice 0,13, ma in realtà su degli exchange, perché inizialmente gli exchange davano dei prezzi diversi, ma su alcuni exchange si è raggiunto addirittura i 2 centesimi, andando anche a superarli, per poi avere una vendita ovviamente massiccia della moneta, che tante persone hanno ripreso il proprio investimento, e andando adesso a stabilizzarsi in questa fascia di prezzo da oramai un mesetto scarso, ok? Siamo sempre sugli 0,003. Andiamo a vedere ragazzi, sappiamo che comunque Blackfort ha sempre fatto attendere i propri utenti per delle cose innovative. Stiamo a vedere come andrà. Tanti hanno venduto, io ancora non vendo, ma semplicemente perché so che mettono sempre tanto a fare le cose. Incrociando le dita spero che continuino magari su questa strada. Se così non sarà, ovviamente sarà un investimento non andato a buon fine. Altro mio investimento molto importante è S-Trump ragazzi. S-Trump
che al momento si è stabilizzato sui 0,008. Vi dico la verità, ho fatto un po' di scalping su S-Trump quando aveva raggiunto gli 0,030 centesimi. Avevo venduto su per giù a questa fascia di prezzo tutti i miei S-Trump che avevo, per poi riacquistarli su per giù a 0,015. Quindi in poche parole ho ripreso la metà del mio investimento iniziale per poi andare a rimettere nuovamente l'investimento, tenendomi da parte comunque il 50% del mio investimento. Quindi è come se io avessi investito soltanto il 50% del mio investimento, andando però a generare un quantitativo di S-Trump equivalente al 100%. Ok? Fatto sta che questa discesa, vi dico la verità, non mi preoccupa. Io sono, come ho sempre detto dal primo video, terrò S-Trump fino, ragazzi, fino a novembre. Quando ci saranno le elezioni del presidente degli Stati Uniti d'America, vedremo come andrà a finire. Trump adesso sta avendo un po' di problemini in America, però vediamo un attimino come andrà, ragazzi, ok? Ricordo a tutti quanti che S-Trump io l'ho acquistato proprio qua. Ok, l'ho acquistato ora non so a quanto precisamente, ma insomma a pochissimo, veramente a pochissimo. Un'altra cosa che sto portando avanti da dicembre oramai, e mi ci trovo, ragazzi, veramente molto bene, ma questa è una cosa di cui dovete fare molta attenzione, perché se non riuscite a darmi un freno, se non riuscite a limitare le vincite e le perdite, non potete andare avanti, ragazzi. Vi sto parlando ovviamente del casino, delle sale segnali del casino di cui oramai faccio parte da dicembre. In tanti le stanno utilizzando e si trovano bene, invece in tanti magari l'hanno utilizzato e alla fine hanno deciso di non continuare questo percorso, semplicemente perché hanno capito che magari non era un gioco che faceva per loro. Bisogna avere, ragazzi, molta testa, cioè anche tanta fortuna, perché si parla di casino, quindi non è un vero e proprio investimento, ma semplicemente un giochetto dove io personalmente la sera con gli amici mi ci metto quella mezz'oretta e come va. Faccio 10 euro, ok mi fermo, faccio 30 euro, ok mi fermo, perdo 15 euro, mi fermo e cerco di fare il giorno dopo. Insomma, faccio così da dicembre e comunque qualcosina a fine mese riesco a tirare fuori, ok? Io mi muovo così, costanza e quantità, ok? Quindi senza fare cifre esorbitanti durante la giornata, faccio poco ma continuo, ok? E questa diciamo strategia mi sta portando dei buoni profitti. Invece, ragazzi, per quanto riguarda le piattaforme scam che ogni tanto mi proponete, che mi chiedete soprattutto, perché non ne porto, io lo sapete che non ne porto tantissime, quando le porto è perché ci sono delle valide situazioni che mi danno il campanello di allarme dicendomi: Valerio, entra perché potresti fare comunque un buon profitto. Semplicemente ora non le sto facendo perché non è un buon momento. Secondo me non è un buon momento per entrare in una piattaforma scam. Bisogna avere comunque tanto hype. I truffatori, perché chi c'è dietro alle piattaforme scam sono truffatori. I truffatori devono fare tanto marketing per, diciamo, avere più persone possibili in entrata. Vi ricordo che le piattaforme scam, ragazzi, se entrate all'inizio dovete comunque darvi una data di fine, ok? Non pensate che piattaforme che vi danno anche lo 0,9, 1, 1,5% al giorno possano durare un'eternità, ok? Siamo sempre sul mese e mezzo di vita, ok? Quindi entrate subito, nel caso dovesse fare delle piattaforme scam, entrate subito ed uscite sempre dopo 25-30 giorni, in base comunque all'affluenza di persone che vedete in entrata e alla percentuale giornaliera che dà la piattaforma. Così funzionano le piattaforme scam, ragazzi, non durano per sempre. Toglietevi questa idea dalla testa, non durano per sempre. Cosa che può durare per sempre invece è il copy trading. Il copy trading, ragazzi, io sto vedendo, adocchiando varie opportunità che mi stanno piacendo molto, che hanno comunque un MyForexBook passato, studiato e valutato in tanti anni, e ci sono delle buone possibilità che ve ne possa parlare in futuro. Sapete bene che prima di fare delle cose vado a valutarle in ogni loro dettaglio, ovviamente parlandovi di cose serie e non di piattaforme scam. Piattaforme scam c'è poco da valutare, ragazzi. Quindi vi terrò molto aggiornati su questo. Ragazzi, in tantissimi mi chiedete sempre di questa cosa.
ma non voglio parlarvene fino a che magari non ho delle certezze, ok? Quindi ragazzi, io come sempre vi dico che questi investimenti che avete visto non sono dei consigli finanziari, ovviamente sono cose che faccio io personalmente. Sapete che poi siamo una grandissima community e parlandone su Telegram escono fuori delle belle idee di investimento. C'è la community proprio per questo motivo, per cercare delle buone opportunità tutti quanti insieme. Io non sono Gesù sceso in terra, non lo siete neanche voi, c'è il gruppo Telegram per questo motivo, per aiutarsi tutti quanti a vicenda. Come sempre ragazzi, nuovamente vi chiedo il mi piace di supporto, soprattutto per questo ritorno molto importante. Teniamoci aggiornati nel gruppo Telegram e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!